La SEO è l'ottimizzazione per i motori di ricerca, è quella serie di tecniche che ci permettono di diventare visibili online quando una persona cerca un servizio o un prodotto che noi offriamo. Si differenzia da quello che è il search engine marketing perché la SEO ci permette di diventare visibili in spazi della pagina che non sono acquistabili direttamente, mentre attraverso il SEM noi andiamo ad acquistare degli spazi che sono ben differenziati da quelli organici e che sono in pratica acquistabili tramite un'offerta, un sistema d'aste tra vari inserzionisti che si appunto contendono quello spazio di visibilità. Anche se sono due discipline diverse, SEO e SEM possono cooperare insieme all'interno di una strategia digitale ben strutturata e anzi spesso queste due discipline si completano a vicenda. La SEO impatta sul fatturato di una struttura veterinaria a seconda di svariati fattori, quindi a seconda dei servizi che questa clinica offre, a seconda del bacino d'utenza, a seconda della presenza o meno di competitor, a seconda di quanto questi competitor hanno a loro volta attuato delle strategie di posizionamento digitale. Per esperienza personale posso dire che anche cliniche molto ben avviate, già con un parco clienti importante, con l'introduzione di una strategia SEO all'interno della loro attività hanno avuto dei risultati al di là di ogni più rosea aspettativa. Internet, social esclusi, è diventato il secondo canale d'acquisizione di clientela all'interno della struttura. I tempi di realizzazione di una strategia SEO variano naturalmente a seconda del tipo della struttura che si intende valorizzare, dei servizi presenti al suo interno e di insomma qual è la situazione pregressa in generale. Mentre i risultati ad esempio che noi otteniamo tramite le sponsorizzate, cioè quindi i famosi Google Ads per esempio, sono legati al pagamento diretto di una somma, di una cifra mensile, e che quindi quando noi smettiamo di pagare quella cifra la nostra visibilità evapora. Se noi impostiamo dei progetti SEO ben strutturati che magari possono avere comunque un tempo di messa in atto di qualche mese, poi però se ci muoviamo bene andiamo ad acquisire una visibilità che è più solida, può portare benefici anche per mesi, in alcuni casi anni, dopo la messa in atto della strategia stessa. Anche il costo di una strategia SEO è legato al tipo di struttura che noi andiamo ad attenzionare, quindi se decidiamo di andare su un progetto a tempo, diciamo, oppure se vogliamo andare su un progetto mensile che quindi vada ad aggredire piano piano tutte le priorità che ci si parano davanti, possiamo abbassare di molto i costi che la struttura veterinaria deve sostenere se riusciamo ad esempio a produrre internamente i contenuti che poi vanno a dare supporto a questa strategia SEO. Per contenuti intendo prevalentemente articoli e video. È uno degli aspetti un po' più critici, soprattutto in ambito veterinario, perché come sappiamo ben tutti il tempo per produrre questi contenuti non si riesce a trovare. I veterinari nella maggior parte dei casi hanno già insomma abbastanza a cui pensare, quindi il modo migliore sarebbe quello di trovare un modo per motivare i nostri dipendenti, i nostri collaboratori a produrre questi contenuti. Vi sono delle strategie, delle sinergie che possono essere messe in atto che possono portare valore sia alla struttura veterinaria sia al medico stesso e che quindi possono darci una grande spinta dal punto di vista della produzione dei contenuti e di conseguenza del posizionamento online. Diciamo che le strategie SEO possono fallire per numerosi motivi che non si possono insomma elencare nella loro interezza. Sicuramente ci sono delle cose, delle problematiche, delle criticità che escono fuori spesso quando si va
a lavorare sul comparto digitale di una struttura veterinaria. Una delle criticità più ricorrenti è la sottovalutazione dello sforzo necessario appunto alla creazione di contenuti scritti e video. Si definisce un piano editoriale, si individuano delle risorse all'interno della struttura adibite alla creazione di questi contenuti, ma poi si rimane un po' schiacciati dagli eventi e non si riesce a produrre il giusto flusso di articoli o di video che devono andare a supporto appunto della strategia di posizionamento. Un altro problema che si riscontra spesso è quello dell'inseguimento a tutti i costi della moda del momento. C'è la moda delle chat, quindi si decide a tutti i costi di dotare il sito di una chat e poi magari non viene mai presidiata e oltretutto crea dei problemi di rallentamento al sito, perché inserire dei plugin del genere all'interno di siti può creare appunto dei rallentamenti, e quindi per inseguire in questo caso una moda andiamo a penalizzare tutto il nostro comparto digitale. Un altro esempio adesso può essere quello dell'intelligenza artificiale. Ci si spreme in tutti i modi di integrare l'intelligenza artificiale all'interno dei nostri siti, perché può essere una cosa utile, ma molto spesso è appunto la ricerca della moda del momento che poi non porta effettivamente nessun beneficio concreto. Un'altra cosa da non sottovalutare è che spesso ci innamoriamo un po' di noi stessi, no? Quindi portiamo avanti delle strategie in modo quasi narcisistico, senza pensare che noi dobbiamo lavorare per un'ottimizzazione che sia a misura di cliente. Quindi, per fare un esempio concreto, quando scriviamo contenuti sul nostro sito creiamo degli articoli, dei contenuti estremamente difficili da comprendere per il cliente, che è quello poi che comunque deve venire nel nostro sito e convincersi a scegliere il nostro servizio in base a quello che noi scriviamo. Naturalmente alcuni contenuti scientifici di taglio un po' più professionale possono essere all'interno del sito, perché magari abbiamo la necessità che siano letti dai nostri colleghi. Molto spesso vedo dei contenuti scritti per il cliente finale che non sono assolutamente comprensibili se non addetti ai lavori. Quindi cosa succede? Che un nostro potenziale cliente entra nel nostro sito, si legge la descrizione di un servizio o di una patologia o di qualsiasi altra tematica, non ci capisce niente e si va a cercare l'informazione da un'altra parte. Questo comporta un doppio danno: da una parte il nostro sito viene in qualche modo declassato da un punto di vista del posizionamento sui motori di ricerca, perché a quel punto se il cliente esaurisce la sua curiosità sul sito di un competitor, quel sito probabilmente guadagna punti da un punto di vista di autorevolezza online. E d'altra parte naturalmente poi c'è il risvolto più pratico, che se quel contenuto è collegato all'erogazione di un servizio, noi abbiamo perso un cliente e probabilmente questo nostro cliente finirà in un'altra struttura. Spesso noi valutiamo il successo della nostra strategia in base a metriche che non sono in realtà impattanti sul nostro fatturato. Ci preoccupiamo dei like che hanno i nostri post su Facebook, ma non ci preoccupiamo della navigabilità del nostro sito, non ci preoccupiamo di coinvogliare il cliente attraverso touch point strategici dalla richiesta di informazione all'erogazione del servizio, e invece magari perdiamo tempo a guardare quante persone hanno messo un like a una nostra foto o a un nostro video che genera viralità, quindi da un punto di vista potrebbe anche andare bene, ma magari molto spesso è una viralità fine a se stessa, che quindi non si converte in nessun caso in una erogazione di un servizio e quindi non ha un vero risvolto sul nostro fatturato. I fattori che determinano i risultati di ricerca dei motori come Google, ad esempio, non sono di pubblico dominio e soprattutto sono tantissimi, alcuni dei quali comprensibili solo a chi ha comunque delle basi tecniche sull'argomento. Ci sono delle cose che noi possiamo fare
anche da non tecnici, per cercare di migliorare il posizionamento delle pagine del nostro sito all'interno di questi risultati di ricerca. Come prima cosa partirei dalla necessità di avere un sito ottimizzato tecnicamente. Il nostro sito non deve essere solo bello graficamente o pieno di contenuti interessanti, ma deve rispettare determinati standard tecnici che praticamente lo collocano agli occhi di Google nella categoria dei siti ben fatti dal punto di vista tecnico, i siti su cui c'è da migliorare qualcosa e i siti che invece hanno delle criticità evidenti da questo punto di vista. Capire il grado di ottimizzazione tecnica del nostro sito non è difficilissimo. C'è uno strumento che viene utilizzato che è la Google Search Console che al di là di quello che potrebbe sembrare all'inizio è molto accessibile anche ai non tecnici, quindi previo qualche minuto di studio possiamo andare subito a farci un'idea di come viene considerato il nostro sito da Google, soprattutto in ambito veterinario dove questa tematica è un po' trascurata spesso. Ottimizzando tecnicamente i siti dei nostri clienti abbiamo avuto delle impennate di visibilità decisamente soddisfacenti, anche in siti che comunque già avevano attuato una strategia digitale in passato, contenutistica, quindi in siti che già avevano fatto qualcosina, non partivano da zero. Un'altra cosa che influenza molto i risultati di ricerca delle pagine che noi abbiamo nel sito è la qualità e l'originalità dei contenuti. È meglio avere poche pagine scritte bene che tante pagine scritte male, magari ricorrendo a intelligenza artificiale o magari copiate da siti di altre strutture veterinarie. Questa cosa è molto importante e sarà soprattutto sempre più importante proprio per l'avvento di tutte queste tecnologie collegate all'intelligenza artificiale che facilitano la creazione di questi contenuti. Quindi a un certo punto ci sarà probabilmente una grande inflazione di contenuti di medio-basso valore e l'unico modo per uscire fuori sarà probabilmente quello di puntare sempre di più sulla qualità. Altri fattori che influenzano i risultati dei motori di ricerca possiamo riassumerli in autorevolezza online e autorevolezza offline. Per autorevolezza online si intende quanto il nostro sito è linkato, quindi quanti link arrivano al nostro sito da altri siti. Questo è un fattore determinante nel definire l'autorevolezza del nostro sito, e mentre in passato era meglio avere tanti collegamenti da tanti siti al di là della loro qualità, adesso con gli algoritmi che si vanno sempre più affinando di questi motori di ricerca sarà sempre di più importante avere magari pochi collegamenti ma buoni, provenienti da entità di valore, da siti di valore, e soprattutto ancora meglio se questi siti sono in qualche modo collegati alla nostra attività da un punto di vista tematico. Quindi, per fare un esempio, al di là di altre cliniche veterinarie che potrebbero linkarci, con cui potremo impostare delle strategie sinergiche magari su determinati servizi che noi offriamo e loro non offrono e viceversa, al di là di queste possiamo pensare per una clinica veterinaria sarebbe importante avere dei link che vengono magari da pagine di portali di notizie che trattano specialmente di animali, da pagine magari di siti di produttori di cibo di animali e via dicendo, quindi tematiche connesse al mondo del pet, degli animali in generale. Anche l'autorevolezza offline è importante per determinare questi risultati di ricerca. E cosa intendiamo per autorevolezza offline? Se io sono un diplomato europeo o sono un veterinario che ha all'attivo diverse pubblicazioni scientifiche, probabilmente dovessi farmi un sito mio personale o se dovessi fare dei contenuti sul sito di un'altra struttura, questi contenuti per le tematiche in cui io sono conosciuto avrebbero più probabilità di posizionarsi che se fossero scritti da un veterinario del tutto sconosciuto o che non ha mai avuto pubblicazioni
alle spalle. Questa autorevolezza offline può essere ancora più spinta, tra virgolette, per queste personalità celebri, chiamiamole, se all'interno dei nostri siti vi sono dei dati che segnalino la presenza di questi medici autorevoli ai motori di ricerca. Quindi anche là c'è un lavoro da fare da un punto di vista tecnico che dà ancora più solidità alla nostra strategia digitale. Un buon consulente SEO prima di tutto non fa mai promesse, quindi nessuno è in grado di garantire un posizionamento nella prima pagina di Google, nelle primissime posizioni, anche al di là di investimenti molto onerosi. Ci sono troppi fattori che determinano i risultati di ricerca. Un buon consulente sa dove andare ad agire, predispone tutto per fare in modo che la strategia abbia successo, ma la cosa comunque non è mai direttamente controllabile dal SEO specialist o da altre persone. Garantire un posizionamento è un modo per fare leva un po' sulle aspirazioni legittime del medico veterinario che vuole diventare visibile sul motore di ricerca. Le uniche cose che si possono controllare direttamente, ma anche qua con dei margini di scarto perché c'è sempre la concorrenza, sono i posizionamenti, come dicevamo prima, legati a spazi sponsorizzati, quindi acquistabili direttamente o comunque sui quali possiamo entrare in competizione con altri inserzionisti più o meno ben definiti. Un'altra cosa che un consulente SEO a mio avviso non dovrebbe mai fare è quella di proporre pacchetti standardizzati, formule che vanno bene per qualsiasi attività, per qualsiasi persona, per qualsiasi mercato. Ogni attività è unica, quindi ogni attività ha bisogno di un certo tipo di strategia che va ritagliata, va impostata sulle sue esigenze. Quando noi offriamo pacchetti standardizzati, offriamo probabilmente un prodotto non ritagliato sulle reali esigenze del cliente. Ci può dire bene, ma in molti casi rischieremo di fargli spendere dei soldi per una soluzione che può dare frutti, ma che magari non è quella ottimale per il cliente stesso. Un consulente SEO deve avere una conoscenza a 360 gradi di tutto ciò che può influire sull'autorevolezza di un sito. Non deve essere per forza uno specialista dello sviluppo o un web designer, perché ci sono magari consulenti SEO o digital strategist che sono magari più bravi sugli aspetti tecnici, altri che magari si muovono meglio sugli aspetti contenutistici, altri che magari riescono a padroneggiare benissimo tutte le dinamiche social. Diciamo che un consulente SEO deve avere una conoscenza olistica delle dinamiche di posizionamento, deve saper individuare sicuramente quali sono le criticità di una struttura veterinaria o di un'azienda e deve, in caso, se non sapesse intervenire direttamente, andare a rivolgersi ad altri consulenti specialisti per determinate discipline o determinate problematiche, un po' in fondo come succede in medicina e in medicina veterinaria. Noi dobbiamo essere visibili non in maniera astratta o in base al nostro nome, perché molto spesso mi è capitato sì, ho messo il nome della mia struttura veterinaria, esco su internet e quindi sono visibile. Ok, tu sei indicizzato su Google, è logico che se un cliente cerca proprio te ci sono buone possibilità che tu esca fuori, ma lo scopo della SEO è quello di acquisire clienti che non ci conoscono in teoria già, che quindi stanno cercando un servizio e noi usciamo fuori su internet in relazione a quel servizio. Un buon metodo per cominciare a capire quanto siamo visibili e quanto questa visibilità può impattare a livello concreto sul nostro fatturato, sull'acquisizione di nuovi clienti, è quello di andare su un tool che si chiama iSearch From. Consiglio la navigazione da desktop perché su mobile è un po' scomodo. Andiamo su questo tool, definiamo prima 3 o 4 servizi che noi consideriamo di punta nella nostra struttura veterinaria perché magari ci garantiscono una buona affluenza di clienti o perché ci garantiscono invece
un buon ritorno sull'investimento. Isolati questi 3-4 servizi, andiamo su Search From, cerchiamo il servizio, uno di questi servizi, impostiamo la città da cui vogliamo simulare la ricerca, che può essere la nostra città o magari una città delle vicinanze, che potrebbe essere comunque un bacino d'utenza per la nostra attività, e vediamo se per questi servizi che noi consideriamo di punta usciamo fuori nelle ricerche. Consiglio questo tool perché molto spesso noi facciamo la ricerca dal nostro cellulare, dal nostro computer, quindi la ricerca che andiamo a fare è inquinata, tra virgolette, dalla posizione in cui ci troviamo, ma soprattutto anche magari dalla cronologia delle nostre ricerche precedenti. In questo modo noi riusciamo a capire in un modo neutro e oggettivo se siamo visibili per i servizi che ci portano o dovrebbero portarci fatturato.